Queste sono le montagne del Friuli occidentale, un territorio ricco di valli selvagge, versanti ripidi e una storia silenziosa che sta lentamente scomparendo sotto le chiome. È un paesaggio molto diverso da quello che avrebbe visto mia nonna 80 anni fa, perché al tempo c'erano pochi boschi e molti prati, stalle, case, persone e sentieri che oggi sono quasi completamente scomparsi. Le cause di questo cambiamento sono tante e vanno da avvenimenti come le guerre mondiali ai cambiamenti tecnologici e sociali. Non abbiamo la pretesa di analizzare tutte le ragioni che hanno portato i boschi a ricoprire interi villaggi, ma nei 100 chilometri che ci separano dalla meta cercheremo di viverne la storia. Oh wow! È un vermicello, una caramella a forma di vermicello e maiale secco. È buono! È buono, no? Ma com'è possibile? Sì. Il nostro cammino inizia in una valle circondata da vette rocciose ben al di sopra dei 2000 metri e possiede due caratteristiche non comuni da queste parti. Innanzitutto è orientata lungo l'asse sud-nord e questo ne favorisce il soleggiamento. Inoltre il fondovalle è abbastanza largo da poter ospitare una strada. Queste montagne hanno un'altra caratteristica fondamentale. Infatti, 9 su 10 l'acqua sta nei fondovalle e trovare acqua di superficie in quota è davvero raro. E non parlo di quote elevate, perché talvolta basta salire poco al di sopra dei primi versanti per rimanere all'asciutto. Queste montagne sono infatti prevalentemente composte di calcare e dolomia e sono attraversate da un fitto sistema di faglie e talvolta l'acqua trova infinite fessure, condotti e intere grotte in cui infilarsi, originate dalla combinazione di fratture di faglie e carsismo, che è il processo chimico di dissoluzione della roccia creato principalmente dall'acqua piovana e dalla sua acidità. Non lontano da qui ci sono infatti sistemi di grotte che penetrano per almeno 4 km nel ventre della montagna, fra stretti cunicoli, saloni e laghi sotterranei. Non stupisce quindi che non appena compaia un po' d'acqua, spesso per poco tempo dopo le forti piogge, la vita ci si raduni attorno. Ma ben presto lasciamo il fondovalle e saliamo sotto il peso degli zaini verso gli antichi pascoli di quota, oramai abbandonati, e ci avviciniamo alle malghe gestite dalle comunità che in tempi remoti hanno colonizzato queste valli nascoste. Quelle persone erano sempre alla ricerca dei pochi versanti che potessero dare erba grassa e verde in cui trascorrere l'estate con gli animali al pascolo e ospitare anche 4 mura per ripararsi dalle intemperie.
Il secondo giorno attraversiamo una foresta meravigliosa, circondati da alberi grandi e vecchi di cui non si vede la cima perché le chiome sono fitte e la luce filtra e illumina un versante pendente che ci costringe ad una camminata sempre attenta. Questa valle ospita due antiche malghe, dette casere nella toponomastica dell'area, che oramai sono usate come riparo per gli escursionisti dato l'abbandono delle attività pastorali, ma che un tempo erano abitazioni povere utilizzate principalmente in estate, in cui donne e uomini vivevano separati dal mondo da dirupi, burroni e sentieri silenziosi. Ma se l'uomo ha oggi quasi smesso di creare radure in queste montagne, il resto della natura non si è di certo fermato. Nel 2018 un ciclone, denominato Vaia, si è abbattuto su gran parte d'Europa colpendo gravemente il nord Italia, con raffiche di vento che hanno raggiunto velocità superiori ai 150 km/h e raso al suolo intere sezioni di foresta lungo l'arco alpino orientale, abbattendo un totale di quasi 43.000 ettari di boschi. Le cicatrici di questo evento catastrofico sono ancora ben visibili e i suoi impatti non si sono ancora del tutto esauriti. Un esempio su tutti, la proliferazione del bostrico, un coleottero le cui larve, scavando all'interno dei tronchi preferibilmente di abete rosso, possono provocare la morte dell'albero. Beneficiando dell'enorme quantità di alberi abbattuti da Vaia, in cui riprodursi e deporre le uova, la popolazione di bostrico è cresciuta a dismisura attaccando e provocando la morte di migliaia di alberi. Le due casere di questa valle che menzionavo vennero costruite da due comunità diverse, in prossimità di un confine antico che regolava le attività di pascolo e di uso della montagna. Come ci si potrebbe aspettare, l'isolamento e la natura maestosa qui attorno hanno dato origine a numerosi racconti, leggende e usanze popolari, molte delle quali oggi sono purtroppo dimenticate. Un fatto particolarmente interessante è che le casere erano talvolta temporaneamente occupate da bambini, lasciati a badare agli animali mentre i genitori erano magari scesi a valle per fare provviste. Lasciati talvolta fra pericoli in agguato, qui dove nessuno può sentirti urlare. Nostra nonna raccontava che un tempo una ragazzina fu lasciata sola a badare al bestiame in una casera poco distante da qui. Una notte, quando solo qualche grillo cantava sui prati fra le montagne nere, sentì bussare alla porta. «Chi è?» chiese spaventata, e una voce calda e amichevole le domandò se volesse ballare. Socchiuse la porta e si trovò di fronte un ragazzo sorridente di bell'aspetto, vestito con abiti eleganti, che le porgeva la mano come se fosse in un sogno principesco. Dopo un attimo di esitazione, ricordò quello che le avevano insegnato e guardò i piedi al ragazzo. Anche se ben nascosti dai pantaloni, intravide un paio di zoccoli e, capendo il grande pericolo in cui si trovava, accettò comunque di ballare. E così danzarono sui prati, sotto le stelle, con piroette sempre più vorticose, sempre più vicine l'una all'altra. Il ragazzo le descrisse quanto fosse bello il paese da cui veniva e quanto avrebbe voluto portarla laggiù con sé. Ma, ad ogni piroetta, la ragazza si portò sempre più vicino ad un dirupo e una volta sull'orlo, quando il ragazzo finalmente le chiese di andarsene con lui verso una vita migliore e lontana dalla miseria, lei lo spinse nel vuoto, facendo precipitare il demonio urlante nella notte nera.
Nel tardo pomeriggio giungiamo ai resti da tempo coperti di muschio di una fornace. In questo luogo le rocce calcaree venivano scaldate grazie al carbone fino a raggiungere 900.000 gradi Celsius per produrre ossido di calcio o calce viva, in un processo noto come calcinazione. Successivamente la calce viva veniva raffreddata utilizzando acqua, creando così idrossido di calcio, detto calce spenta, che unita alla sabbia forma la malta, che veniva utilizzata per costruire edifici. I resti di queste fornaci si trovano sempre accanto a torrenti, per la facilità di reperire rocce calcaree e acqua. La presenza di questo manufatto traccia quindi un profilo chiarissimo dell'abilità e delle conoscenze del territorio di chi ha colonizzato queste valli e dell'assoluta necessità di essere il più possibile autosufficienti. Ci troviamo infatti tra i 15 e i 20 km dal primo centro abitato che fosse composto da più di qualche casa e che magari fosse anche collegato ad una rete stradale o perlomeno ad una mulattiera. Per lungo tempo questo cerchio di sassi è stato alla base della fragile economia locale. Un'economia legata ai cicli meteorologici, largamente dipendente dal bestiame che era presente in centinaia di capi in queste valli e dipendente anche dall'autoproduzione di ortaggi. Il possesso di una vacca era un elemento fondamentale per la sopravvivenza del nucleo familiare e la sua perdita era una tragedia che poteva mettere in ginocchio un'intera famiglia. Non era un accadimento raro su questi sentieri così stretti e durante la transumanza le probabilità che un animale scivolasse e precipitasse sul fondo di qualche gola non erano affatto poche. It's really slippery. Yeah. Look how nasty that valley is. No trails going up that valley. Se fa 3 giorni così siamo bloccati, perché camminare su queste montagne con questa pioggia significa rischiare di prendersi rami che cadono in faccia, sassi che cadono, scivolare,
frane, in ipotermia. frane o piene improvvise. Il giorno successivo è un giorno lento. Le cime delle montagne sono coperte da nubi che si lasciano andare a frequenti scariche di pioggia. Percorriamo una valle molto simile a quella del primo giorno, ma ora i fianchi boscosi si sono popolati di cascate e l'acqua fuoriesce da fessure collegate ad una immensa rete di serbatoi nascosti nella roccia. Potremmo definire questa valle una sorta di valle secondaria, importante certo, ma non abbastanza da essere facilmente colonizzata durante le espansioni demografiche e ospitare così un insediamento permanente di dimensioni ragguardevoli. La rete di torrenti qui attorno ha creato geometrie simili ad un sistema circolatorio e più si prosegue verso la periferia, le valli si fanno più strette e instabili, le frane sono più frequenti e le ore di luce sono poche. Anche i versanti da poter convertire a prato o pascolo scarseggiano e infine la distanza da altri esseri umani diventa sempre maggiore con tutte le difficoltà che questo comporta. Difatti si veniva qui solo per necessità, quando la Valle Madre non aveva più abbastanza da offrire. Ma l'economia e il sostentamento non sono state le uniche necessità a spingere l'uomo a valicare queste montagne.
Nel 1912 venne conclusa dal Corpo degli Alpini dell'Esercito Italiano questa strada militare, oggi interamente percorribile. È un percorso tortuoso che sale i versanti senza eccessive pendenze e di cui saltano subito all'occhio la larghezza e la fattura, entrambe inusuali per un normale sentiero di montagna. Venne infatti realizzata per trasportare mitragliatrici e cannoni, per il passaggio di muli cariche di munizioni e per far marciare i soldati verso una auspicata vittoria. Ma invece che per la vittoria, nel novembre del 1917 venne utilizzata dagli ultimi reparti italiani in fuga verso il Piave, dopo il crollo del fronte a Caporetto, inseguiti dai soldati tedeschi di Erwin Rommel. Quassù, nel punto più alto della strada, avvenne una battaglia e un disperato tentativo degli italiani di ritardare l'avanzata tedesca per coprire la ritirata dell'esercito oltre il fiume Piave. Ma nella notte dell'8 novembre i reparti abbandonarono le postazioni sulla Forcella e ripiegarono verso valle, percorrendo nelle tenebre la stessa strada su cui noi stiamo salendo ora, ma in una fuga disperata verso l'incerto fronte del Piave. Sulla Forcella ci sono numerose lapidi a ricordo del tragico evento e nella faggeta poco distante un altare di pietra commemora le vite perdute di chi è morto fra queste montagne nel gelo dell'autunno di 108 anni fa. Siamo in mezzo a nulla. Questi ruderi rendono questo posto ancora più selvaggio.
Davvero? C'è acqua? Ci si può anche lavare qui, quindi. Va là. È il quinto giorno e ci aspetta una lunga traversata alla vista di numerose rovine. Da qui e per i 2 giorni successivi attraverseremo diverse valli ormai semi-abbandonate, costellate di borghi in rovina coperti dalla vegetazione. Dal primo dopoguerra è infatti cominciata un'emigrazione durata decenni e che ha via via spopolato queste valli, riducendole alle poche centinaia di abitanti dei giorni nostri. Di fatto, centinaia di persone sono emigrate all'estero o in altre zone d'Italia, in cerca di lavoro a causa delle crisi economiche, dei cambiamenti sociali e produttivi e della durezza della vita in questi luoghi. Oggi rimangono poche tracce di quegli insediamenti e l'intera zona è tagliata fuori da direttrici stradali di rilievo, contribuendo così a creare un ambiente selvaggio e poco frequentato. Questa valle in particolare è stata definitivamente abbandonata alla fine degli anni 50 a causa della costruzione di una diga che con il suo lago ha sommerso diverse borgate. Quando l'acqua è bassa è infatti possibile ammirare i resti delle abitazioni, i muri a secco degli orti e i viottoli che collegavano le case, in un'istantanea fossilizzata di come doveva essere questo luogo solo pochi decenni fa. Un luogo in cui ogni roccia aveva un nome e che è raccontato da leggende ormai quasi dimenticate. Nostra nonna raccontava una di queste leggende e raccontava che molto tempo fa, durante una notte, un uomo stava facendo il formaggio in una casera poco più a sud di qui, situata in una profonda conca sotto la cima della montagna. D'improvviso, dalla finestrella davanti a sé, vide una fila fatta di molte luci bluastre scendere dal versante nord della montagna, lungo il sentiero che portava alla forcella. Incredulo, le osservò a lungo mentre scendevano e quando capì che si trattava di fuochi fatui, ovvero spiriti dei morti diretti verso la sua casera, era ormai troppo tardi. Lo stupore si tramutò in terrore e i fuochi circondarono l'edificio e presero a girarci attorno, cercando un'apertura per entrare e portare l'uomo nell'oltretomba. Solo e spaventato, egli salì nel sottotetto, dove c'era una piccola finestrella, e quando vide che l'ultimo dei fuochi aveva girato l'angolo, saltò giù e prese a correre nella notte verso la stessa forcella da cui erano scesi, sperando di riuscire a raggiungere il paese. Quando si voltò, vide la fila di fuochi lampeggianti seguirlo silenziosi per porre fine ai suoi giorni, e l'uomo corse a perdifiato per ore, prima in salita e poi in discesa nel buio pesto, finché all'alba mise piede in paese. Chiamò a gran voce perché qualcuno lo aiutasse e diverse persone scesero in strada, svegliate dalle urla.
L'uomo si salvò sfuggendo così alla morte, ma da quel giorno Analestat Puyom non è stato più uomo.
cambio scarpe. Perché io ho questo callo qua che mi sta dando un po' di... non è una vescica, è un callo. Fa parecchio male. Parecchio male. È l'ultimo giorno e per quanto possa sembrare strano ci attende l'ultima traversata in una valle ancora più selvaggia delle precedenti. Una valle chiamata Fosso in friulano, difatti stretta e poco soleggiata. Qui i resti degli insediamenti sono sparpagliati lungo il corso di un torrente e nel poco spazio disponibile gli abitanti di questi luoghi avevano ricavato il necessario per vivere, con davanti solamente un orizzonte limitato al versante opposto della valle. Mentre la attraversiamo, ci chiediamo cosa potessero provare coloro che mai fossero scesi in pianura, dopo una vita in cui lo sguardo non poteva spaziare oltre le spalle possenti di queste montagne. Due ore fa eravamo laggiù in fondovalle. Si sale rapidi. Ora dobbiamo scollinare.
parecchia fornace. Sì. Ma l'isolamento di queste valli non è purtroppo stato sufficiente a proteggere gli abitanti dagli orrori della storia. Fra il novembre e il dicembre del 1944, 4 persone, 2 coniugi e 2 giovani partigiani, vengono uccisi in questo luogo dai cosacchi alleati dei nazisti. Difatti, fra il 1943 e il 1944, migliaia di cosacchi si stabilirono nel nord del Friuli, sotto la promessa dei tedeschi di avere nuovamente una loro terra da chiamare patria dopo la disastrosa guerra in Russia. L'occupazione cosacca del nord del Friuli fu a tratti brutale, e questo è solo uno dei tanti drammatici esempi. Qui, nell'isolamento e nel silenzio di una gola di montagna, 2 coniugi vennero fucilati durante un'operazione di rastrellamento alla ricerca dei partigiani. Risaliamo la valle con il cuore pesante, immaginando ancora una volta quanto queste montagne abbiano visto e quanto vedranno ancora. L'intensificarsi della pioggia non bastava. Ha fatto un bel salto. Una volta in cima, le ultime gocce di pioggia picchiettano sulle foglie e il cielo si apre per far passare i raggi caldi del sole. Con il passare dei giorni, il nostro viaggio si è fatto sempre più silenzioso. E ora è tempo di scendere a valle.